Ok, tutto è pronto, giro di formazione, siamo in coda dietro la safety car alla parabolica, pronti per partire. Io mi trovo in seconda posizione e intorno a me ho degli avversari veramente, veramente forti. Mi addormento al semaforo e quindi decido poi a un certo punto, così quando mi ricordo di premere l'acceleratore, e mi soffia la posizione la Ferrari blu. Ma non è tutto, perché poi ovviamente essendo anche più lento portavo meno velocità e sulla sinistra già compare la sagoma di una Ferrari nera che mi tira la staccata, mi chiude leggermente, quindi salto sul cordolo, faccio un'altra traiettoria ma poi mi tocco con la Ferrari e già inizia la frustrazione di essere partiti secondi e ritrovarsi quarti già dalla prima curva. Ma qui bisogna non perdersi d'animo perché la gara è lunga, sono 45 minuti e piano piano mi rifaccio sotto alla prima Ferrari, quella nera per intenderci. Allora sto in scia, sarà il giro 3, dopo aver sofferto un paio di giri provo alla staccata della vita qui in curva 1 e riesco a sopravanzare, complice anche il fatto dell'intelligenza di non ucciderci tra di noi. È stata una manovra non troppo pericolosa. Ed arrivato a questo punto bisogna cercare di recuperare i primi due che stanno cercando di scappare, ma tutto questo bisogna farlo senza distruggere la gomma, perché è importantissimo evitare di consumare gomma a cazzum. E allora vedo che ci sono dei piccoli errorini che sta facendo il mio avversario, ma soprattutto fa una traiettoria totalmente differente in parabolica che secondo me sta consumando troppa gomma, e quindi già nella mia mente sto cominciando a costruire questo sorpasso, sperando che il mio avversario con un po' di pressione consumi troppa gomma e sul finale si trova in difficoltà. L'unica possibilità che ho di superare un'auto che gira praticamente uguale a me è provare a fare un undercut, e quindi a un certo punto di colpo entro al pit quando l'avversario non se l'aspetta ed entro 2 giri prima che finisse la benzina. All'uscita però ne combino una delle mie, ovvero vado troppo lungo a curva 1, saltello sul cordolo e qui perdo un paio di secondi, ma non solo, mi ritrovo a combattere anche con un'auto, con una BMW che stava nelle posizioni diciamo più arretrate, intorno al 12° e 13°. E nel frattempo il giro dopo i miei avversari entrano al pit e qui ci sarà una cosa molto particolare, ovvero 2 strategie differenti, perché proprio in uscita al giro dopo mi ritrovo solo a combattere con la Ferrari blu, perché la Ferrari bianca aveva cambiato gomma e quindi aveva perso 12-13 secondi in più rispetto a noi che eravamo rimasti sulla stessa gomma. Ovviamente non vi dico come mi sono mangiato le mani letteralmente, perché sono uscito proprio a un secondo e mezzo che era l'equivalente di quello che avevo perso, ma comunque metto in pace l'anima e cerco di provare a costruire un sorpasso, perché piano piano, giro dopo giro, sofferenza dopo sofferenza, vedevo il mio avversario che leggermente dava qualche segno di cedimento. E proprio qui, in questa situazione, guardate, spam, si sposta leggermente a sinistra. Questo per me è stato il primo segno che il mio avversario stava cominciando a preoccuparsi. E allora ho cercato di recuperare tutte le forze e tutta la sensibilità che avevo per avvicinarmi il più possibile e provare a sferrare un colpo che mi avrebbe permesso di sopravanzare. Ma le gomme erano finite anche per me e quindi rischio di sbinnarmi un paio di volte, ma con quel lascia e prendi, errore io, errore tu, mi avvicino sempre di più al mio avversario. In pratica qui la battaglia era diventata a chi commetteva meno errori. Tutti e due eravamo sulla gomma finita, ormai tranquilli anche che il terzo avesse sbagliato la strategia rispetto a noi e quindi che ci fosse una battaglia solo fra me e lui. Ed eccoci al penultimo giro, va lungo in curva 1, alla prima variante, allora cambio di traiettoria, mi metto in scia, traziono benissimo e dico ce la faccio, qua ce la faccio, e allora mi preparo all'esterno, ma lui a un certo punto mi chiude, vado all'interno e mi chiude e quindi ci tocchiamo. Incredibile, inizio a lampeggiare come un bastardo perché non ci stavo a questa situazione. Nel frattempo mi stavo cominciando a preoccupare perché dallo specchietto arrivava anche la Ferrari bianca che aveva gomma fresca e quindi lottare tra noi due sarebbe stato
molto controproducente e continua a fare quei piccoli errorini di stress, di frustrazione perché purtroppo non sono riuscito a sopravanzare. Ma partiamo per l'ultimo giro incredibile, siamo a meno di 1,5 secondi in 3 piloti, noi 2 davanti, gomma finita, e dietro la Ferrari sta arrivando con gomma fresca. Ma la variante della Roggia, il mio avversario, commette un ulteriore errore, si ferma in pratica a centro curva e lo tocco di nuovo, e allora sono costretto a mettermi in fase difensiva perché sta arrivando la Ferrari bianca. Attenzione, prima di Lesmo, seconda di Lesmo, e ci troviamo in 3 alla variante Ascari. Ma qui succede una cosa strepitosa, cerco la migliore traiettoria, pum! E mi scompare l'avversario davanti, ma me lo ritrovo nello specchietto in terza posizione. Ma che cavolo è sta diavoleria? Ma non me ne frega più niente, perché qua si tratta di fare solamente l'ultima parabolica a gomme finite per tagliare il traguardo in prima posizione, ragazzi. A few minutes later. Allora, eccoci qua, la variante Ascari. Entro perfetto, cerco un'uscita migliore, ma a un certo punto la Ferrari blu mi scompare davanti. Ma, ragazzi, questo è o non è il miglior sorpasso del mondo? Cioè, pazzesco, tra l'altro si è ritrovato in terza posizione, quindi abbiamo fatto un doppio sorpasso. Ma non si capisce. Comunque, siamo arrivati alla fine di questo video. Se questo super sorpasso alla David Copperfield vi è piaciuto, lasciatemi un like, e se volete iscrivetevi anche al canale, e noi come sempre ci vediamo in pista.